Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dunque, oggi parliamo di un oggetto che ho trovato all'interno dell'inventario che può essere estremamente utile. Dunque, l'oggetto è questo qua. In realtà me ne ha parlato un mio amico che si chiama Delirio e mi ha fatto capire che esisteva questo oggetto. Dicendomelo, mi sono ricordata che guardando un po', cercando di vendere tutti gli oggetti, avevo una cosa simile, un po' strana. Non avevo letto la spiegazione, perché comunque bisogna sempre stare lì a leggere un po' tutto, però il tempo è quello che è. Quindi è il telecristallo. Vedete che c'è scritto che è il cristallo da mettere in un luogo in cui tornare. Con una pietra del teletrasporto arriverai subito a destinazione. Quindi questo qui sarà molto utile come oggetto. Se non sbaglio, questo oggetto lo possiamo ottenere come ricompensa di alcune missioni, ma lo possiamo trovare, visto che Delirio l'ha trovato per terra, anche girando la mappa, e suppongo anche magari in forzieri o luoghi di interesse. Per chi non l'avesse ancora capito, i luoghi di interesse sono quei luoghi dove vedete in minimappa il punto esclamativo. Cosa significa trovare un punto esclamativo? Sono dei posti dove le nostre pedine hanno un certo sesto senso e ci indicano che lì più o meno si può trovare qualcosa di interessante, che può essere soprattutto una ricompensa. Non sempre si trovano facilmente, possono essere nascosti magari dietro un muro di pietra che si può tirare giù semplicemente andandola a battere, o dietro delle pietre, insomma non è facile sempre trovarli. Comunque continuiamo, perché adesso voglio capire bene come funziona questo telecristallo. Proprio come nel primo capitolo della serie Capcom, anche in Dragon's Dogma 2 si possono utilizzare i telecristalli, ossia preziosissimi oggetti il cui uso permette di generare una destinazione per il viaggio rapido. Sebbene l'acquisto di numerosi oggetti di questo tipo semplifichi in maniera sensibile il gioco, è comunque possibile ottenerne diversi giocando. Alcune quest garantiscono un telecristallo come ricompensa e i giocatori più attenti possono conservarlo per sfruttarlo al meglio. Piccolo spoiler per chi volesse sapere come riuscire anche a trovare questi teletrasporti, cristalli trasporti. Se riusciamo a salire, quindi cavalcare un grifone, che sarebbe quell'animale, quell'aquila metà leone e metà aquila, ci porterà al suo nido e con molta probabilità all'interno del suo nido possiamo trovare diversi tipi di oggetti interessanti, ma anche questo telecristallo. Allora, a questo punto l'abbiamo piazzato, sicuramente converrà magari andarlo a piazzare nelle città, così abbiamo più probabilità di muoverci facilmente. Comunque si può piazzare ovunque, magari lo andrò a piazzare qui alla posta che non c'è, oppure qua, vabbè, poi ognuno lo piazza dove vuole e si potrà utilizzare come le normali pietre che troviamo in città. Allora, a questo punto dobbiamo avere sempre la pietra, quella blu, questa qui, all'interno del nostro inventario. Facciamo usa e vedete che si è aggiunto un telecristallo alla foresta di 9 perché io l'ho messo qua. Quindi abbiamo un telecristallo in più. Però ci serve sempre la pietra, quella blu, per poterci teletrasportare. Comunque è un punto in più sulla mappa. Credo, se non ho capito male, che ne possiamo però posizionare soltanto uno alla volta, quindi però questa cosa non ne sono sicura. Vediamo un po' se ne troviamo altri, se ne possiamo mettere di più o soltanto uno. Se poi non ci piace la posizione, lo possiamo tranquillamente andare di nuovo a raccogliere e quindi metterlo da qualche altra parte. In realtà all'interno del gioco ci sono 13 punti diversi dove trovare questi teletrasporti. Adesso farò un piccolo spoiler, per chi fosse interessato continuerà a vedere il video, gli altri, se non vogliono avere lo spoiler, non guardatelo. Nel frattempo vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao! Per vedere dove si trovano i telecristalli,
vi mostro la mappa interattiva del gioco. Sarebbe troppo complicato, ci metterei delle ore a raggiungere i punti. Dunque, il luogo più interessante dove ho visto alcuni video che lo vanno a trovare è questo qua. In pratica è la foresta, questa qui dove c'è la nebbia, e si trova all'interno di un nido di grifone, vedete? Si chiama proprio Forest Griffin Nest, cioè all'interno di un nido, come vi avevo spiegato prima. Poi un altro lo troviamo qua in fondo, un altro proprio nella città di Vernworth e un altro qui su in cima. Comunque, utilizzando la mappa interattiva li trovate tutti. In realtà sono 4 quelli che trovate, diciamo, credo a terra o quantomeno magari nelle casse, non so bene questi qua dove sono posizionati. Poi il resto dovrebbero essere ricompense di alcune missioni o una missione sicuramente. E poi non so, in teoria ho letto che ce ne sono 13 da poter ottenere, però non ne sono proprio sicura. Però ne dovrebbe bastare semplicemente uno. Molto probabilmente, essendo appena uscito il gioco, le mappe interattive ancora non sono del tutto aggiornate, quindi al momento fa vedere soltanto 4 punti. Da quello che ho letto, in teoria sono 13, però ci metto sempre il condizionale. Comunque, se trovate qualche telecristallo, segnalatemelo qui sotto nei commenti. Ciao e ci vediamo per un prossimo video.